Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come potete vedere, con due mazzi, i nostri Radiant Wise Spirit e ovviamente gli After Tarot. Come sempre, ragazzi, io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente a questo, in cui appunto ho descritto molto dettagliatamente il mazzo degli After Tarot rispetto appunto al mazzo dei Radiant Wise, ovviamente sottolineando anche la tipologia, anzi direi la particolarità dell'utilizzo appunto in sincronia di questi due mazzi. Dunque, ripeto, in caso siate interessate, basta appunto cliccare sul link in descrizione. Tornando però ovviamente alla stesa, che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questa variante unica? Questi ultimi giorni di fine estate, sino all'inizio, alle porte dell'autunno, che novità ci saranno in amore? A prescindere dal fatto che voi siate o meno ovviamente già impegnate, d'accordo? In un rapporto importante piuttosto che anche in qualche semplice, frequentazione. Cerchiamo di capire nel momento presente e ovviamente anche in futuro, chiaramente, se ci saranno novità, magari anche piccoli intoppi e ovviamente di che tipo e di che genere. Ora iniziamo a mescolare inizialmente il mazzo dei Radiant Wise ed estraiamo 4 carte. Vediamo un po'. Perfetto, allora queste 4 carte sono ovviamente inerenti alla posizione del presente. Quindi cerchiamo di capire appunto se nel presente c'è già qualcuno di particolarmente interessato a voi. Ora iniziamo invece appunto a mescolare il mazzo degli After Tarot e ovviamente occupiamoci del futuro. Dunque, come potete vedere, qui abbiamo altre 8 carte, quindi per un totale di 12 carte complessive. Quindi è una tipologia di stesa nuova che io non ho mai usato ovviamente sul canale. Voi sapete che a me piace sempre proporvi comunque soluzioni nuove. Ecco, in questo caso questa tipologia di stesa è molto dettagliata proprio perché si concentra tanto sul presente, ma come vedete anche sul futuro, quindi sui singoli avvenimenti del futuro. Queste sono ovviamente carte che vanno lette chiaramente una alla volta, tranne appunto le ultime 2 carte che sono in disparte, l'11ª e la 12ª, che sono carte da leggersi assieme e sono inerenti al
consiglio ovviamente degli arcani. Per quanto concerne dunque il presente, abbiamo ovviamente utilizzato i Radiant Wise. Per quanto concerne il futuro, ovviamente gli After Tarot. Iniziamo con la prima carta, che bella, la prima carta del presente. Allora, qui abbiamo un bellissimo cavaliere di bastoni. Allora, innanzitutto per aiutarvi a identificare questa persona, i bastoni rappresentano individui, innanzitutto molto vivaci, quindi energie ovviamente maschili, essendo un cavaliere, quindi comunque un'energia maschile molto vivace, molto appassionata. È una persona a cui voi piacete tanto da un punto di vista estetico, perché i bastoni parlano di attrazione, ed è una persona che ovviamente ha a livello anagrafico come tipico dei cavalieri tra i 30, 35, i 40, 45 anni di età, quindi un'età mediana. Il cavaliere di bastoni, ragazzi, da un punto di vista astrologico, o appartiene a uno dei 3 segni di fuoco, quindi Leone, Ariete o Sagittario, oppure ha l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure ha segno e ascendente, perché no? Oppure ha un tema natale ricco di segni di fuoco nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? Venere, Luna, per quanto riguarda ovviamente le emozioni e l'amore, Marte, per quanto riguarda l'eros, l'energia, la combattività, e ovviamente Mercurio, per quanto concerne la capacità di comunicare. Quindi potrebbe, vi faccio un esempio, essere del segno zodiacale del Leone e avere, per esempio, l'ascendente in Ariete e Luna in Leone piuttosto che Sagittario, cioè una forte compresenza di segni di fuoco nel tema natale, nei punti strategici, punti chiave. Ora, questa è una persona che vi conosce già, quindi non è una persona nuova, è una persona che potrebbe abitare lontano ovviamente rispetto a voi, perché i cavalieri si spostano nello spazio, ma anche nel tempo, quindi potrebbe essere un ex che magari vi sta tenendo d'occhio. Quindi sicuramente questa è una persona molto interessata a voi, ripeto, da un punto di vista erotico, perché parliamo di bastoni. Potrebbe essere un ex che magari ha modo di rivedervi, per esempio, sui social e quindi apprezza e vi desidera magari, no? E conta di tornare. Il cavaliere vuole muoversi, sì, conta di fare quel passo in più per potersi avvicinare o riavvicinare a voi. È una persona che spera a breve di poter concretizzare il suo desiderio. Quindi è una persona che comunque è attratta da voi, a cui voi piacete molto ed è una persona che già fa parte del vostro nucleo di conoscenze. Essendo un cavaliere di bastoni, potreste aver conosciuto questa persona in ambito professionale o nel vostro ambito professionale oppure anche nel suo ambito professionale, cioè per esempio potrebbe essere il vostro avvocato, è un esempio, d'accordo? Il vostro medico, qualcuno ovviamente da cui vi siete appunto recate per una consulenza, per una visita, qualsiasi cosa, cioè comunque potrebbe, essendo un cavaliere di bastoni, diciamo aver utilizzato questa persona come ponte per agganciarvi la professionalità e il lavoro. D'accordo? Quindi comunque una persona molto interessata a voi che conta a breve, perché i cavalieri si muovono velocemente, di contattarvi, scrivervi o comunque di fare quel passo in più per farvi capire che voi a questa persona piacete. Allora, generalmente i cavalieri sono single,
Però il cavaliere di bastoni, essendo appunto particolarmente legato, diciamo così, ecco, ai piaceri della vita, cioè ha un animo godereccio, diciamo, ecco, potrebbe avere in atto delle frequentazioni o comunque, diciamo, potrebbe avere una magari compagna che però tende un po', diciamo, non a tradire, ma ogni tanto tende un po' a distrarsi, diciamo, ecco, questa persona, d'accordo? Quindi sicuramente non è una persona legata sentimentalmente, questo sicuramente, cioè non è innamorata questa persona, d'accordo? Seconda posizione, vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, ecco appunto un asso di spade. Sì, ripeto e ribadisco che qui qualcuno vuole contattarvi, O comunque, ragazzi, l'asso di spade parla di chi vuol parlare chiaro, cioè qui c'è qualcuno che ha intenzione di giocare a carte scoperte, cioè qualcuno che ha intenzione di dimostrarvi e mostrarvi ciò che prova ovviamente per voi. Quindi aspettatevi a breve, quindi entro qualche settimana al massimo, un contatto o ricontatto, oppure comunque un invito, un corteggiamento piuttosto palese da parte, diciamo, di una persona molto interessata. L'asso di spade parla di una persona interessata a voi sempre da un punto di vista erotico. Quindi una persona che è interessata a conoscervi, ma che in questo momento, diciamo, non sta pensando a una storia. Sta pensando all'inizio di una conoscenza, quindi per carità, onorevole, d'accordo? Non è detto che sia una persona intenzionata ad un impegno importante, cioè in caso voi vogliate una, diciamo, frequentazione basata molto sulla passione, l'asso di spade vi garantisce successo, perché parla di una grande passione, d'accordo? Un'attrazione fulminea. In caso voi stiate cercando un compagno, d'accordo? L'asso di spade è, diciamo che non vi accontenta del tutto, d'accordo? Perché è una carta che parla di, sì, un contatto, un invito, un cercarvi da parte di qualcuno, ma, vi ripeto, comunque sia qualcosa di ponderato, discreto, lento, d'accordo? Quindi sicuramente qui c'è qualcuno di molto interessato a voi e che a breve, ripeto, quindi entro giorni, entro qualche settimana, questa persona vi contatterà e si paleserà. Perché l'asso di spade parla proprio, vedete, di una comunicazione, di una dichiarazione che allontana le nuvole, l'ambiguità. Cioè, in caso voi foste stati insicuri, incerti, dubbiosi circa il piacere o meno ad una determinata persona, ecco che con l'asso di spade questa persona si paleserà. D'accordo? Quindi non ci saranno più fraintendimenti o, diciamo, situazioni ambigue, quei non detti strani per cui non si capisce gli piace o non gli piace. No, l'asso di spade parla di una dichiarazione matura, qualcuno che vi contatterà. Terza carta, cerchiamo di appunto approfondire qualche novità interessante, vediamo un po'. Qui abbiamo un altro, di nuovo un personaggio di bastoni, ragazzi, però un re, vedete, questa volta non è appunto il cavaliere. Allora, re e cavaliere non sono la stessa persona, perché differiscono, non in quanto ovviamente a segni zodiacali, per cui siamo di nuovo nell'ambito dei segni di fuoco, quindi vale tutto ciò che vi ho detto prima, quindi potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni di fuoco o averne l'ascendente o avere un tema natale ricco appunto di segni di fuoco nei pianeti principali. Quindi, ripeto, segni fondamentali: Leone, Sagittario, Ariete, quindi segni chiamati in causa. Però il re differisce rispetto al cavaliere per quanto concerne l'età anagrafica. Quindi, ovviamente,
potrebbe trattarsi di una persona più grande, quindi dai 40-45 anni in su. In caso voi siate impegnate, il re di bastoni, esattamente come il re di coppe, generalmente è il compagno ufficiale della consultante. Ovviamente persona che in caso sino ad ora sia stata particolarmente fredda, per esempio anaffettiva, distaccata, distante, potrebbe appunto, manifestare dell'interesse in più, perché il re di bastoni parla di protezione, parla di chi in qualche modo vuole appunto avvicinarsi alla consultante, facendole ovviamente capire, comprendere il suo desiderio. Quindi sicuramente una persona che si riavvicinerà a voi. In caso voi non siate persone impegnate, ecco che il re di bastoni rappresenta ovviamente un'altra persona rispetto al cavaliere, una persona altrettanto interessata, altrettanto attratta, però di nuovo come il cavaliere, vuole approcciare più che altro da un punto di vista erotico. Anche in questo caso è una persona che fa parte delle vostre conoscenze. Il re di bastoni potrebbe essere una persona che avete incontrato sempre da un punto di vista professionale, ma potrebbe anche far parte delle vostre amicizie. Quindi potrebbe essere il classico amico di vecchia data, comunque una persona che obiettivamente a voi tiene, ma che ha sempre provato anche una forte e potente attrazione, ovviamente nei vostri confronti, magari tacendola. Dunque ora si comprende questo asso di spade, quindi questa persona che si dichiarerà, che scioglierà ogni dubbio, d'accordo? Quindi questa è una persona intenzionata, anche questa ad agire, ma rispetto al cavaliere il re è molto più maturo ed è molto più saggio, ed è anche più serio, cioè è una persona che non vuole semplicemente accumulare, storie e frequentazioni. È una persona che è interessata a conoscervi o comunque ad iniziare una frequentazione con voi perché ovviamente gli piacete da un punto di vista fisico, ma ovviamente è una persona che comunque sa agire con maggior saggezza. D'accordo? Quindi una persona che sa prendersi le responsabilità delle proprie azioni, anche in caso sia una persona impegnata, perché il re di bastoni può essere una persona impegnata, motivo per cui appunto generalmente è il compagno della consultante, o in caso la consultante non sia impegnata è una persona interessata alla consultante, ma appunto una persona impegnata, quindi può essere un uomo sposato, può essere fidanzato, però è chiaro che generalmente il re è impegnato, d'accordo? Quindi o con la consultante oppure con qualcun altro, però è una persona comunque, ripeto, che non ha interesse nell'usare qualcun altro per, una scappatella. Per carità, è comunque un re di bastoni, quindi ama comunque la passione, il trasporto erotico, d'accordo, la sessualità, però è ovvio che è comunque anche una persona molto più matura e pronta e disposta anche eventualmente a fare delle scelte, perché è una persona che si conosce, una persona consapevole, è un re, d'accordo? Quindi è una persona che ha già vissuto magari anche situazioni un po' complicate in amore, però è una persona che, vi ripeto, comunque vi vuol bene o è disposta a volervene, d'accordo? E quindi a prendere delle decisioni. Quindi non è la classica persona che ama tenere il piede in due scarpe, perché, ripeto, generalmente il re di bastoni è un uomo leale ed è anche un uomo un po' più serio, ovviamente, del cavaliere. D'accordo? Quindi fino adesso abbiamo ben due persone interessate a voi, che hanno ovviamente interesse in qualche modo a scoprirsi, quindi a contattarvi a breve, prossimamente. Dunque, vediamo un po'
che cosa abbiamo in quarta e ultima posizione? Ragazzi, ma quanta gente! Allora, qui abbiamo l'imperatore. Allora, ragazzi, l'imperatore generalmente è un'energia appunto maschile che da un punto di vista anagrafico ha tra i 40 e i 60 anni. Quindi comunque è una persona matura. Quindi questo imperatore si riferisce a questo re di bastoni. Non soltanto però ovviamente per un aggancio di tipo anagrafico, ma anche perché ovviamente l'imperatore è stato estratto accanto ovviamente al re di bastoni. Inoltre, da un punto, diciamo, di vista astrologico, la carta dell'imperatore è appunto legata ai segni zodiacali del Leone e del Sagittario, quindi 2 segni di fuoco, esattamente come il re di bastoni. Dunque, l'imperatore si riferisce a questo re di bastoni, ma in particolar modo a cosa? Ha degli aspetti caratteriali che ne sottolineano certamente la passionalità, perché l'imperatore rappresenta un uomo molto passionale, un uomo altrettanto godereccio quanto appunto il cavaliere di bastoni, ma comunque, ripeto, una persona equilibrata, una persona stabile, una persona dal temperamento fermo, una persona forte, equilibrata, una persona, ripeto, matura e che ha anche un ruolo di guida, è una sorta di autorità. Questo o nell'ambito professionale in cui lavora, oppure proprio da un punto di vista, ad esempio, amicale o familiare. È una persona che sa guidare gli altri. È una persona che sa conquistare grazie al suo carisma. Quindi è una persona che a volte può apparire anche paterna nei vostri confronti, perché comunque è una persona solida. L'imperatore inoltre parla di un'azione appunto pratica, di un'iniziativa solida, concreta, anche fortunata, che questo re di bastoni vuol portare avanti. D'accordo? Quindi questa è una persona che conta di portarvi notizie a breve, perché l'imperatore parla proprio di notizie. Tra l'altro, vi ripeto, come tempistiche è una carta molto veloce, entro al massimo un mese e mezzo, sicuramente voi riceverete un invito, una proposta da parte di questo re di bastoni. Voi vi sentirete molto lusingate, perché questa è una persona che piace tantissimo, Ripeto, è una persona di grande fascino, di grande charme, che generalmente quando conquista ha successo, perché è una carta che parla di iniziativa che porta al successo. Quindi è una persona che ci sa fare. D'accordo? Attenzione che qui però viene ribadito il concetto dell'essere impegnato, cioè l'imperatore può essere impegnato, Quindi può essere una persona ovviamente già sposata e addirittura padre, come tipico anche del re di bastoni. D'accordo? Quindi è una persona comunque di prestigio. Ripeto, potrebbe essere per esempio il vostro datore di lavoro, comunque ha una posizione ragguardevole da un punto di vista professionale, è una persona che vi stima tantissimo, ma a cui voi piacete in particolar modo da un punto di vista erotico. È una persona tra i 40 e i 60 anni, quindi una persona matura, ed è una persona che fa già parte delle vostre conoscenze. D'accordo? Quindi è una persona che vi ronza attorno, ma che conta a breve di portarvi contatto. Ora passiamo alla parte dedicata al futuro. Quindi, prima carta inerente il futuro. Allora, bellissimo asso di denari. Ve l'ho detto con l'asso di spade, ragazzi. Allora, qui sicuramente ci saranno a breve, tra l'altro, delle comunicazioni molto importanti. Qualcuno vi cercherà. L'asso di denari parla di una grande sorpresa. Ve l'ho detto con la carta dell'imperatore che voi vi sentirete molto lusingate
dal corteggiamento di questa persona. Questa persona vi contatterà in maniera molto sorprendente, perché per voi sarà appunto una sorpresa, quasi una sorta di regalo, diciamo, del destino, da parte del destino. Ecco che anche l'asso di denari ci, diciamo, prevede tempistiche piuttosto veloci, quindi poco tempo, Ovviamente l'asso di denari parla anche di un feeling fisico non indifferente, quindi sicuramente con l'asso di denari potrebbe esserci un incontro, comunque voi potreste accettare l'invito da parte di una determinata persona che potrebbe portare, diciamo, ad un approccio fisico molto molto appagante, perché è un asso di denari. I denari parlano ovviamente di fisicità e ovviamente di una sorta di elettricità nell'aria. Quindi sicuramente tra voi e questa persona nascerà proprio quel qualcosa in più che vi permetterà appunto di godere anche della sua presenza in vari modi, d'accordo? Quindi non vi troverete solo per parlare, chiacchierare, giocare a briscola, ma ovviamente qui ci sarà qualcosa di più, d'accordo? Quindi sicuramente potrebbe nascerne una grande passione. Con l'asso di denari, sì, perché è una carta amuleto, quindi una carta che porta anche fortuna e che apre ad un nuovo periodo di successi. D'accordo? Quindi carta veramente molto bella, che parla ovviamente come tutti gli assi innanzitutto di notizie, quindi aspettatevi messaggi, telefonate o comunque un cercare di attirare ovviamente al massimo la vostra attenzione, proprio appunto per cercare di chiaramente, per esempio, riuscire ad ottenere un incontro, d'accordo? Anche in caso questa persona sia impegnata o anche in caso voi siate ovviamente impegnate, questo invito, diciamo, non subirà grossi contraccolpi, ci sarà sicuramente. Seconda posizione, vediamo un po' che cosa abbiamo. Gli amanti, ragazzi. Allora, la carta degli amanti è una carta molto bella perché è una carta che parla di una scelta. Allora, in caso voi siate impegnati ovviamente, il ricevere questo invito vi, diciamo, metterà in difficoltà perché vi porrà di fronte al dubbio, evidentemente, se accettare o meno il corteggiamento di questa persona. In caso voi siate libere, siate single, voi potreste comunque scegliere se appunto proseguire la vostra strada da sole e quindi attendere magari qualcun altro, oppure se lasciarvi andare a questa frequentazione. Oppure la carta degli amanti potrebbe essere inerente ad una scelta in riferimento, per esempio, appunto allo scegliere tra più di una persona, in caso magari vi piacciono due persone. Ricordiamoci che qui abbiamo il re di bastoni o imperatore, ma abbiamo anche il cavaliere di bastoni. Quindi abbiamo due energie maschili. Quindi voi potreste ricevere con questo asso di denari un contatto, un ricontatto, un invito da parte di entrambi ed essere ovviamente nella posizione addirittura di poter scegliere, perché no? Comunque gli amanti parlano di una scelta. Quindi sicuramente voi vi troverete prossimamente di fronte ad un bivio. La carta degli amanti è una carta che da un punto di vista delle tempistiche ha tempi altrettanto brevi. Questa è una stesa dei tempi veramente molto brevi, quindi obiettivamente al massimo entro il prossimo mese, ribadisco, perché gli amanti hanno tempistiche velocissime, addirittura entro le 2-3 settimane prossime, ecco che obiettivamente qui c'è la possibilità di un nuovo corteggiatore o comunque di scegliere tra più di una persona o di scegliere se iniziare eventualmente appunto una frequentazione altra, pur magari essendo voi impegnate, d'accordo? Cioè sarete poste di fronte ad un bivio, di fronte ad una scelta, ovviamente inerente ai sentimenti. Vediamo ovviamente la terza posizione a seguito appunto di questa scelta.
Vediamo un po', e qui abbiamo, ecco appunto, il 5 di spade. Allora ragazzi, il 5 di spade è una carta che parla di conflitto. Una conflittualità sicuramente interiore in questo caso, proprio perché, vedete, qui abbiamo appunto un'energia maschile, un individuo, un soldato che comunque ha, diciamo, tradito alle spalle questi due compagni, d'accordo? Quindi evidentemente, in caso voi siate impegnate, ecco che il, diciamo, tradire eventualmente il vostro compagno vi porrà in grosse difficoltà da un punto di vista ovviamente interiore, morale, cioè non sarà per voi facile affrontare questa situazione, perché il 5 di spade parla comunque di rimorsi, parla comunque di una coscienza che si sente pesante, d'accordo? Parla di riflessioni che portano inquietudine, perché è pur sempre una carta di spade, un 5 di spade, che parla appunto di inquietudine. In caso comunque voi siate single, il 5 di spade, successiva ovviamente questa carta all'arcano maggiore degli amanti, rappresenta una vera e propria scelta, d'accordo? Che include il chiudere con o determinate frequentazioni del passato, oppure con abitudini del passato, per esempio quella di rimanere single, d'accordo? Cioè questa vostra scelta sarà molto importante, soprattutto in caso siate single, rappresenterà proprio uno spartiacque, cioè voi andrete a cancellare, proprio a chiudere, come tipico del 5 di spade, con situazioni del passato che non vi davano più nulla, che non vi appagavano, per iniziare qualcosa di completamente nuovo. Anche in caso voi siate impegnate comunque, il 5 di spade è una carta importante, soprattutto perché segue una carta altrettanto importante come l'arcano maggiore, il sesto arcano maggiore. Cioè rappresenta appunto una scelta sofferta, cioè per voi non sarà semplice accettare il corteggiamento di questa altra persona. Lo accetterete? Sì, perché appunto il 5 di spade è una carta che parla di tradimento. Lo si evince anche dall'immagine, d'accordo? Quindi sicuramente voi cederete ad una grande tentazione, data ovviamente dall'asso di denari, perché questa persona evidentemente vi piacerà particolarmente e voi farete proprio fatica a rinunciare ad una situazione di questo genere, però non la vivrete spensieratamente, ma con un pizzico di inquietudine e di sensi di colpa. Questo sì, ve lo devo dire, perché il 5 di spade è una carta che parla proprio di una conflittualità interiore, legata a dei comportamenti che rappresentano una sorta di doppio gioco, che a voi evidentemente non piace avere, non piace fare, ma che spinti appunto da questa grande passione non rinuncerete a mettere comunque in atto. D'accordo? Quindi qui, in caso ovviamente siate impegnate, c'è la possibilità, anzi, un po' di più di una possibilità, perché il 5 di spade rappresenta proprio il tradimento, d'accordo? Quindi il cadere in tentazione fondamentalmente. Allora, vediamo successivamente a questa situazione. Allora, qui abbiamo l'appeso. Allora ragazzi, sicuramente questa situazione vi porterà a riflettere, perché l'appeso, vedete, parla di una riflessione importante che include anche il confrontarsi non solo con ovviamente la vostra interiorità, ma anche con le persone che vi stanno attorno. Cioè voi potreste decidere di, per esempio, confidarvi con un'amica piuttosto che con un amico, piuttosto che con un genitore, un fratello, una sorella, comunque con qualcuno di fidato, come appunto potete vederlo dalla carta stessa, che vi possa aiutare ad uscire da una situazione di dubbio e di inquietudine.
proprio perché l'appeso rappresenta chi ciondola, quindi voi sarete comunque sempre in dubbio se portare avanti, diciamo, magari questa frequentazione nascosta, in caso voi siate impegnate, per esempio, oppure terminarla. Sicuramente queste riflessioni vi faranno bene, perché la carta dell'appeso rappresenta chi cambia il proprio punto di vista, vede la situazione con occhi diversi, proprio perché attraversa un momento di crisi, un momento particolare, che mai magari avrebbe pensato di vivere. Di conseguenza, ecco che l'appeso parla anche di un far pace, per esempio, col passato. In caso, per esempio, sia questo cavaliere, come vi dicevo inizio stesa, una persona del passato, voi finalmente farete pace con questo passato e potreste decidere di chiudere con questa persona definitivamente o di riaprire definitivamente la storia. In caso voi siate appunto impegnate, potreste iniziare a pensare ad un allontanamento pratico dal vostro compagno, per riavvicinarvi magari a una persona del passato o a qualcuno di completamente nuovo. In caso voi siate single, come vi dicevo poco fa, potreste proprio decidere di, per esempio, cambiare modalità di approcciare all'amore e potreste decidere, per esempio, di iniziare una frequentazione magari dopo anni da single. Cioè, questa inquietudine, questi dubbi, questo momento di incertezza, portato appunto questo momento di incertezza da questa nuova frequentazione che vi metterà in discussione, vi farà bene perché vi permetterà di rivedere, come tipico dell'appeso, la vostra vita, portando a cosa? Qual è la carta successiva all'appeso? Il 13° arcano maggiore, l'arcano senza nome, l'arcano della morte, quindi il cambiamento, la rivoluzione. Cambiamento radicale, il taglio totale col passato, il cancellare e tagliare rami secchi. Quindi questa situazione di incertezza vi farà bene perché vi permetterà una riflessione profonda, come tipico dell'appeso. L'appeso rappresenta un sacrificio, ma solo momentaneo, ovviamente, a seguito del quale l'individuo ne esce completamente rinnovato, nuovo, si sente bene, si sente in pace con se stesso. Quindi probabilmente inizialmente proverete sensi di colpa o comunque un certo disagio, successivamente invece ve la vivrete in maniera molto diversa, molto più tranquilla, molto più spensierata. Vi farà bene, cambierete, quindi anche voi affronterete un periodo di evoluzione importante. Questo nei prossimi mesi, perché comunque le tempistiche dell'appeso sono un po' più lunghe, quindi grosso modo intorno ai 2 o 3 mesi, cioè ci sarà proprio un'evoluzione del vostro modo di approcciare l'amore e i sentimenti. Vivrete l'amore, i rapporti ovviamente sentimentali in maniera diversa, molto più aperta e rivoluzionaria rispetto al passato. Vediamo ora in penultima posizione che cosa abbiamo. Allora, e infatti qui abbiamo un bellissimo 8 di bastoni. Ecco, avevo appunto già iniziato ad annunciarvi appunto dei cambiamenti belli e ovviamente importanti e qui ci saranno. Allora, l'8 di bastoni parla di tanti incontri, parla di tanto fuoco, tanta passione, quindi non vi mancherà la materia prima, assolutamente, e nemmeno il divertimento. L'8 di bastoni parla di comunicazioni, che ovviamente voi riceverete, quindi anche più di un invito, magari anche proprio da più di una persona, cioè voi potreste sempre, diciamo, abbinare questo cavaliere e ovviamente questo re di bastoni. Porterete evidentemente comunque avanti queste comunicazioni, queste frequentazioni, vivendole come tipico dell'8 di bastoni, come vi dicevo poco fa, con spensieratezza, con un animo più aperto, più sereno, più tranquillo, più leggero. Questo non vuol dire superficialmente, d'accordo? O comunque scadere nella volgarità. Significa riuscire a vivere le situazioni senza farsi ovviamente fagocitare, per esempio, da inquietudine, da un atteggiamento irrequieto, da magari previsioni future nefaste, cioè inizierete a vivere il presente
in maniera molto tranquilla, molto serena, godendo terribilmente di ogni singola occasione, perché l'otto di bastoni parla di appagamento fisico, quindi godrete molto da un punto di vista fisico, d'accordo? È una carta che parla proprio di un periodo fortunato, anche proprio da un punto di vista di nuove conoscenze, perché non è detto che vi fermerete al cavaliere di bastoni e al re di bastoni, perché l'otto di bastoni parla comunque anche di altre frequentazioni. Ok, quindi sicuramente frequentazioni che, come potete vedere, porteranno comunque ad un germogliare, a delle situazioni molto positive, d'accordo? Quindi vi aspettano, vi ripeto, settimane e anche qualche mesetto di cambiamento, evoluzione importante, che però sarà fondamentale per vivere l'amore in maniera rinnovata e per godere finalmente un po' di più, ovviamente, della vita, d'accordo? Quindi piccoli momenti di piacere che però vi renderanno veramente appagate in maniera sana, d'accordo? Quindi tante comunicazioni, quindi una situazione molto vivace, in grande movimento. Allora, vediamo un po' in ultima posizione, che meraviglia, allora il Papa. Ragazzi, sicuramente il Papa parla di riappacificazione, quindi voi potreste ritrovare una storia del passato, perché qui questo passato torna spesso, ve l'ho detto più volte anche proprio nel corso della stesa, sicuramente con questo cavaliere, quindi in caso stiate aspettando una persona dal passato, questa persona tornerà, comunque si farà sentire nuovamente e ovviamente voi sarete appunto poste di fronte al dubbio se accettare o meno questa persona, ma alla fine sicuramente la riaccetterete, anche perché la carta del Papa parla proprio comunque del riavvicinarsi, della riappacificazione, proprio del far pace con una persona del passato, comunque una persona che per voi è contata tanto, d'accordo? Ma in caso non si tratti di una persona del passato, ecco che comunque appunto il Papa ci parla di un rapporto molto bello che ovviamente voi inizierete con una determinata persona. Allora, in caso voi siate single, ovviamente il Papa parla di un rapporto vero e proprio, quindi dello stare insieme, del far coppia con una determinata persona. Una persona che vi piacerà, che diciamo in qualche modo vi coinvolgerà. Il Papa non parla di erotismo o non solo, parla di amore, quindi di sentimenti, cioè voi vi sentirete coinvolte da questa persona, quindi ci saranno dei sentimenti importanti. In caso voi siate impegnate, il Papa parla comunque di una relazione che potrebbe procedere parallelamente, ovviamente, al vostro rapporto ufficiale. D'accordo? Quindi, nonostante i dubbi iniziali dati con il 5 di spade e ovviamente la carta dell'appeso, ecco che comunque voi continuerete appunto, magari con qualche rimorso in meno, a vivervi comunque entrambe le situazioni parallelamente, d'accordo? Perché il Papa parla di equilibrio, un equilibrio che nasce da un'interiorità molto più stabile, capace, attenta e anche furba. D'accordo? Come potete appunto vedere, il Papa è rappresentato appunto da un Papa, quindi da un pacere, che ovviamente ha di fronte a sé due individui. D'accordo? Quindi, metaforicamente, anzi fuori di metafora, voi potreste proprio riuscire a mantenere entrambe queste situazioni in maniera molto pacifica, d'accordo? In maniera molto rilassata, diciamo molto tranquilla, riuscendo a portare avanti entrambe le situazioni. Il Papa parla comunque di consapevolezza, quindi evidentemente saprete riflettere molto bene su come possano procedere le cose tra voi ed entrambe le persone, o in caso siate single tra voi e questa persona, e avrete meno paura del futuro, perché il Papa parla di chi, ripeto, ha consapevolezza, di chi ha maturità, quella maturità giusta per poter vivere determinate situazioni e prendersi le sue responsabilità.
Di nuovo, ovviamente ragazzi, per quanto concerne il Papa è legato a due segni altrettanto di fuoco, l'Ariete e il Sagittario. Quindi questa è una stesa proprio per i segni di fuoco. Quindi comunque per chiunque di voi abbia storie passate o un compagno o comunque un nuovo compagno che, vi ripeto, è molto legato astrologicamente ai segni di fuoco, perché qui ci viene di nuovo ribadito, Ariete e Sagittario, d'accordo? Le tempistiche del Papa sono comunque brevi, quindi al massimo parliamo di un mesetto di tempo, quindi ribadisco, tempistiche brevi, per cui qui c'è sicuramente un nuovo contatto, una nuova frequentazione con questa persona, una persona matura, appartenente o ad uno dei tre segni di fuoco o comunque una persona che ha un tema natale ricco ovviamente di segni di fuoco, comunque diciamo nei punti strategici del proprio tema natale, una persona molto affascinante, una persona matura, ripeto, che sa conquistare, saprà conquistarvi, ma soprattutto una persona che porterà a voi gioia, salute e benessere, perché il Papa parla addirittura anche di un sentirsi bene, sollievo, guarigione. Quindi comunque il vedere questa persona, il conoscere questa persona per voi sarà fondamentale. D'accordo? Quindi qui c'è proprio l'arrivo comunque di una persona o una persona del passato o comunque qualcuno che vi ronza attorno da tempo, c'è interessata questa persona appunto a voi, che si paleserà e inizierà comunque una frequentazione. Inizialmente, in caso siate impegnate, questa situazione potrebbe, diciamo, provocarvi qualche dubbio di troppo. Successivamente invece andrete a vivere la situazione in modo molto più libero, più leggero, ovviamente a seguito anche di quell'appeso che vi porterà comunque ad una riflessione finale, d'accordo? Con la carta ovviamente della morte, d'accordo? Comunque sicuramente qui ci sono molte novità, qui c'è una frequentazione sicuramente in arrivo, sia che siate appunto single, sia che siate impegnate. Con una persona, vi ripeto, tutto fuoco, tutto pepe. Vediamo per ora a questo punto le ultime due carte, il consiglio ovviamente degli arcani. Qui abbiamo il 6 di bastoni con la carta del carro, due carte di movimento, quindi ovviamente vi si invita al movimento, d'accordo? Cioè, la carta del 6 di bastoni parla di successo e di altrettanto successo parla il settimo arcano maggiore, il carro. Quindi il movimento, la scelta, le decisioni, il voler rendere la propria vita molto più vivace, quindi il riattivarsi proprio nei confronti dell'amore e dell'erotismo, vi porterà al successo e alla vittoria. Sia ovviamente la carta del 6 di bastoni che la carta del carro parla di grande energia psicofisica, ma soprattutto di erotismo. Quindi date anche sicuramente libero spazio ai vostri desideri, perché comunque è in arrivo una persona, c'è già una persona che fa parte del vostro presente, comunque una persona che saprà appagarvi, ma soprattutto è giusto dare spazio anche ai propri desideri. Motivo per cui, a seguito di quell'attenta riflessione, come vi dicevo appunto con l'arcano dell'appeso, ecco che c'è questo meraviglioso 8 di bastoni. Quindi, come vi dicevo anche con il Papa, c'è guarigione, vi sentirete bene, appagando anche i vostri sensi. E qui c'è una persona, tutto fuoco, in grado proprio di appagarvi.
D'accordo? Quindi sicuramente, vi ripeto, il non chiudersi ad altre frequentazioni, se inizialmente appunto potrà darvi qualche incertezza, indecisione, inquietudine di troppo, successivamente vi invece garantirà comunque un senso di maggior libertà e ovviamente di maggior leggerezza. Questo vi permetterà di riflettere molto di più e meglio sul vostro presente e su ciò che evidentemente non va del vostro presente. Quindi, d'accordo, dare ascolto al proprio cuore, alla propria testa, ma anche al proprio corpo, che ha comunque un ruolo fondamentale nel nostro benessere ed equilibrio psicofisico. Questo sicuramente. Anche in caso voi possiate, iniziare a frequentare, come tipico del carro, una persona molto diversa caratterialmente rispetto a voi, perché vedete che qui abbiamo il carro con due appunto destrieri, uno bianco e uno nero. Quindi è chiaro che sicuramente il carro parla di incontri, frequentazioni con una persona molto diversa da ovviamente noi, una persona caratterialmente differente, dalle abitudini differenti, ma non è detto che se si è troppo diversi non si possa comunque vivere momenti molto appaganti assieme. Anzi, si può essere assolutamente complementari. Quello che non dà l'uno lo dà l'altro. D'accordo? Questo un po' in tutto. Quindi apritevi comunque, con questo 6 di bastoni, ovviamente, alle lusinghe, al corteggiamento, perché il 6 di bastoni parla proprio di successo, parla di essere molto ammirate, molto apprezzate, questo vi farà bene. Dedicate del tempo a voi, alla vostra bellezza, al vostro corpo e ascoltate il vostro corpo, i bisogni del vostro corpo, perché anch'esso ovviamente ha bisogno di avere udienza e contribuisce appieno al nostro equilibrio psicofisico. Ovviamente, come sempre, poi sapete che io tendo a rifare le stese, quindi andremo ancora a tenere d'occhio la situazione. Per il momento, ovviamente, come sempre, buoni incontri, buoni contatti, qui ce ne saranno tanti. Ovviamente, buon percorso karmico, buona fortuna e a presto!